mamma mia, dillo un'altra volta Monica la parola esempio, per fare una semplice domanda va fatta online. Per farla online vi dovete loggare con quell'applicazione, per loggarvi con quell'applicazione avete bisogno di un'altra applicazione che vi dà un codice di autenticazione. Per avere quel codice dovete avere una password. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Che cosa voglio dire in questo video? In questo video voglio fare alcune riflessioni su quello che stiamo vivendo in questo momento, cioè sulla nostra società e su come trovo che molte cose che di fatto ci vengono imposte non siano biologicamente corrette. Quindi se l'argomento vi interessa fatemelo sapere con un commento, ditemi la vostra, lasciatemi un pollicino in su e se ancora non siete iscritti sul canale iscrivetevi. Se è la prima volta che siete qui vi ricordo che su questo canale c'è un po' di tutto quello che mi interessa, quindi non tratto un tema in particolare, per cui l'unica è andare sulla home e spulciare le playlist in modo da trovare magari il video più adatto ai vostri interessi. Quindi cominciamo subito, sigla. Allora, cosa intendo per cose non biologicamente sane? Innanzitutto mi rendo conto che io per prima, che adoro la tecnologia e che la uso e quasi sempre sono tra le prime anche a sperimentare nuove cose, perlomeno parlo della zona dove abito, tra le prime a sperimentare le cose più tecnologiche che in teoria ci dovrebbero semplificare la vita, però ecco, mi devo rendere conto che questa cosa è scappata di mano. Forse per due motivi. Uno, perché tutta questa tecnologia che viene buttata addosso alle persone non è al pari con le persone, nel senso che se prendo le mie amiche, no? Quelle della mia età, più o meno delle amiche che hanno la mia età, qualcuna anche un po' più grande, vedo che tante cose tecnologiche già che io uso normalmente per loro sono astruse. Quindi io mi sto trovando invece in difficoltà con cose sempre nuove e penso, ma le mie amiche che già non sanno usare quelle che uso io, come fanno? Oppure penso alle persone anziane, dico, ma come fanno? Poi ragazzi, non ce lo neghiamo, la nostra società è tendenzialmente vecchia, perché comunque io per prima non ho fatto figli, siamo sempre più persone anziane, sempre più persone di una certa età, e questa tecnologia che corre così veloce di fatto non è biologica, non va di pari passo con la gente che poi la deve usare, quindi vengono introdotti sistemi sempre più complessi che poi alla fine, invece di facilitarci le cose, ce le complicano, perché poi le persone che li devono anche mettere in atto, io sto parlando anche di posti di lavoro, nella pubblica amministrazione, nelle aziende, spesso hanno un'età che non riesce a recepire questi cambiamenti, quindi si trovano vomitati addosso sta roba, non la sanno usare, si inceppa tutto il meccanismo, per cui diventa un gran casino, e questo lo vedo anche a livello, cioè nell'ambito tipo della sanità o appunto della pubblica amministrazione. Se avete bisogno di qualcosa, di fare qualcosa, è un caos totale. Vi ritrovate magari per fare una semplice domanda va fatta online. Per farla online vi dovete loggare con quell'applicazione. Per loggarvi con quell'applicazione avete bisogno di un'altra applicazione che vi dà un codice di autenticazione. Per avere quel codice dovete avere una password. È una cosa, cioè, tipo io mi sono ritrovata col mio medico che per me era normale mandargli un'email e dirgli: dottore, mi serve questa prescrizione. Lui mi mandava per SMS la prescrizione, andavo in farmacia, gliela facevo vedere e prendevo la roba. No, non si può più, per via della privacy, perché certe cose sono state tollerate in tempo di pandemia. Adesso che la pandemia è finita, bisogna cambiare sistema. Cacchio, ma se una cosa funziona bene, snellisce i processi,
Perché me la devi cambiare? No, per la privacy, che poi parliamone, a me sta cosa della privacy mi fa veramente girare le scatole, perché per la privacy mi complicate la vita in una maniera allucinante, però poi io sono costretta a tenere il cellulare in modalità silenziosa fissa perché ricevo una cosa tipo 10 chiamate al giorno dai call center nonostante sia iscritta al registro delle opposizioni. Anche su questo ci avevo fatto un video. Non è sufficiente iscriversi al registro delle opposizioni per non essere disturbati e praticamente che succede? Io adesso sono nella situazione che scrivo tipo 2 pack a settimana al registro delle opposizioni elencando tutti i numeri di telefono che mi disturbano. Ci devo mettere l'orario, in teoria dovrei mettere che tipo di compagnia, call center, operatore è, ma non lo faccio perché proprio per una mia salvaguardia personale ho zittito il telefono, cioè il mio telefono squilla soltanto se quel numero è nella mia rubrica. Quindi se una persona estranea magari ha bisogno di chiamarmi o di contattarmi, io non risponderò perché il mio telefono è silenzioso, a meno che questa persona non mi abbia dato prima il suo numero di telefono e io l'abbia inserita in rubrica. Cioè, anche questo, secondo me, non è una cosa biologicamente sana, non è una cosa normale che io debba tenere silenzioso il mio telefono per non essere disturbata. Tanti dicono, vabbè, non rispondi. Ma no, vabbè, sto cavolo, scusate ragazzi. Ma io ho bisogno magari di rilassarmi, di riposare, di dormire, di fare yoga, di fare meditazione, cioè, oppure semplicemente di fare i cazzi miei, scusate il francesismo. Ma perché io non ho diritto ad essere lasciata in pace? Quindi anche questa è una cosa antibiologica, cioè noi siamo costantemente sottoposti a uno stress di qualsiasi genere che non è biologicamente sano, e non entro nella questione alimentazione perché se entrano in ginepraio, oppure nei ritmi appunto che teniamo, cioè i nostri ritmi di vita sono completamente sballati. Ora, per esempio, io mi posso permettere di seguire i miei ritmi corporei per quanto riguarda mangiare, no? I pasti, ma la maggior parte delle persone no, perché chi smette magari di lavorare alle 8 la sera, è chiaro che tra tornare a casa, preparare da mangiare, una cosa e un'altra, va a cena alle 9, no? Ora, non so se voi lo sapete, ma in teoria il corpo ha i suoi ritmi che sono molto legati alla luce solare. E lasciamo perdere chi sta nei posti dove c'è 6 mesi buio e 6 mesi di giorno, quello sono situazioni particolari. Probabilmente una persona che ha sempre vissuto lì, i corpi della gente nata lì e sempre vissuta lì magari si sono anche adeguati, no? Da un punto di vista biologico, non lo so. Ma se io prendo e vado a stare alle isole Svalbard, cioè il mio corpo mi dice Monica ma vai, quindi già me lo dice poverino di suo, quindi però anche l'alimentazione, bisognerebbe far la colazione, fare il pranzo, fare la cena a orari umani. A me mi prendono in giro perché dico io la mattina mangio alle 11:30, io pranzerò anche troppo presto, però se la mattina alle 8 faccio una colazione leggera, alle 11:30 ho fame. Dico, perché devo aspettare l'1? Il mio corpo ha fame ora, vuol mangiare ora, glielo do. È uguale la sera, io scendo molto presto, infatti se ci dobbiamo incontrare con degli amici, andare a cena fuori, mi trovo in grossa difficoltà perché è difficile cenare prima delle 8:30. Io spesso alle 8:30 sono già lì che sbadiglio e dopo un'ora vado a letto. Quindi biologicamente è anche sbagliato mangiare e andare con tutto il pasto sullo stomaco della cena a dormire, no? Quindi sono tante le cose che questa società ci ha portato a sballare. Poi
ognuno penso cerchi di fare del suo meglio, in alcuni casi è proprio impossibile, come mio marito il pranzo non lo fa, perché se vuol tornare a un'ora umana la sera, il giorno non torna a casa, e poi torna a casa, se in un'ora di pausa pranzo ci deve mettere il viaggio andare, il viaggio a tornare, ma chi glielo fa fare, insomma, e quindi spilluzzica un pezzettino di parmigiano, un pacchettino di cracker, insomma queste robe qua. Quindi mi perdo, perché le cose di cui voglio parlare sono veramente tante. Appunto, ho parlato dello stress della privacy, dello stress dell'amministrazione, di qualsiasi tipo di stress che ci porta a stare sempre peggio. Poi ci danno la pasticca per quello, la pasticca per quell'altro, la pasticca... Anche lì, ragazzi, le medicine si prendono quando veramente vanno prese. Io, nonostante tutte le mie magagne, prendo lo stretto necessario, perché comunque trovo ingiusto anche per il mio corpo bombardarlo di roba per non sentire certi messaggi che mi danno. Quindi anche lì siamo messi in una maniera, in modo tale che dobbiamo sempre correre, tipo... il ciclo. Io guardo le pubblicità del ciclo, no? Sono tutte improntate sul prenditi l'antidolorifico così non senti male e fai tutto quello che cavolo ti pare, oppure guarda, con questo assorbente puoi fare tutto quello che ti pare. Allora, ok, è vero, però va anche detto che noi donne, come dice giustamente la mia amica Laura, e su questa cosa ha ragione al 100%, abbiamo un andamento ciclico che non è quello degli uomini, quindi non si può pretendere che una donna si comporti allo stesso modo di un uomo. Quindi ok avere pari diritti, ok avere dei doveri, però non si può pretendere che una donna con il suo ciclo ormonale abbia una resa uguale, identica a quella di un uomo. Cioè, ma è il bello, è questo appunto, che un uomo porterà, tipo anche in un ambiente lavorativo, una cosa maggiormente maschile, una donna porterà maggiormente un modo di fare femminile, ma questo modo di fare femminile comporta un andamento ciclico, quindi io lo vedo benissimo su di me, e ora sono in fase premenopausa, però lo vedo gli ormoni come vanno. In periodo di ovulazione sono piena di idee, sono super creativa, ho energia, anche se sto male ho voglia di fare le cose. Quando poi passa il momento dell'ovulazione, cambiano gli ormoni, comincio ad entrare in una sorta di letargo, e in questo letargo è normale che io ci stia, perché ho bisogno di recuperare le energie che ho disperso, ho bisogno di stare un po' più calma, più con me stessa, e io lo posso fare perché comunque sono io che gestisco il mio tempo, ma nella nostra società non è così. Quindi anche una donna che abbia le mestruazioni, che non abbia le mestruazioni, è costretta a rendere sempre nello stesso modo, ad essere sempre sorridente, sempre attiva, sempre funzionale, e quindi bombardati di integratori, bombardati di antidolorifici, prendi l'assorbente più tecnologico che c'è, perché almeno puoi stare tutto il giorno a fare quello che cavolo ti pare, tra virgolette, e anche questo secondo me non è biologicamente sano. Quindi non voglio fare un video lunghissimo, vedo che siamo già a 13 minuti di registrazione, per cui per adesso mi fermo qui e vi chiedo nei commenti di dirmi quello che secondo voi non è biologicamente sano, cioè dopo aver sentito quello che vi ho detto, cosa vi viene in mente a voi? Cosa è che non ho detto che secondo voi invece andrebbe menzionato? Oppure cosa ne pensate di quello che ho detto? Bene, io vi ringrazio tanto per l'attenzione, aspetto i vostri commenti, vi mando un bacione e ci vediamo presto, sempre qui su Monica Vlog. Ciao!